Il 13 maggio del 1931 nacque James Warren Jones, detto Jim, a Crete, una comunità rurale dell'Indiana. Questa è la sua storia. Questa è la storia del più macabro e inquietante omicidio-suicidio di massa della storia americana. Questa è la storia del massacro di Jonestown. James era di discendenza irlandese e gallese, ma la madre aveva affermato spesso di avere anche antenati Cherokee. Il padre era un veterano di guerra, reso disabile e comunque di salute cagionevole durante il primo conflitto mondiale, avendo subito un attacco con armi chimiche che gli procurò gravi difficoltà respiratorie permanenti. Naturalmente, dunque, la famiglia fu sempre in grave penuria finanziaria, poiché era praticamente impossibile potersi sostentare unicamente con la pensione del padre. Queste difficoltà crebbero al punto che furono sfrattati per mancato pagamento delle rate del mutuo. Alcuni familiari, dunque, decisero di acquistargli una baracca rurale in cui poter vivere nella città di Lynn, priva però di impianto idraulico ed elettricità. Ovviamente la loro situazione economica, passando da Crete a Lynn, non migliorò sicuramente, poiché appunto nonostante qualche piccolo ulteriore aiuto da parte appunto degli zii paterni, non avevano cibo a sufficienza. Cibo che spesso ricercavano come nomadi nella foresta e nei campi vicini. Col passare degli anni il padre fu ricoverato molte volte a causa della sua malattia e le sue condizioni di salute peggiorarono di volta in volta. La madre, dal canto suo, non si occupò mai del figlio, poiché appunto iniziò a lavorare, ma molto lontano da casa. Il giovane Jim, dunque, era senza una guida genitoriale sufficiente, ed è per questo che era spesso visto addirittura vagare nudo e spaesato per le vie della città. Soltanto appunto alcuni zii e alcune residenti caritatevoli di Lynn gli davano del cibo, vestiti e regalini. Unicamente la moglie del pastore della chiesa nazarena locale, Myrtle Kennedy, sviluppò un attaccamento emotivo sincero, ma quasi morboso per quel ragazzino in difficoltà e lo incoraggiò in particolar modo allo studio della Bibbia e ai suoi codici morali, tanto che Jim divenne assiduo frequentatore di chiese e ritrovi religiosi. Sin da ragazzino, dunque, James sognò di diventare un predicatore ed iniziò a praticare in privato. La stessa madre raccontò però di essere stata particolarmente turbata dal crescente fanatico fervore religioso del figlio, tanto da volergli invano impedire di frequentare ancora quei raduni religiosi. I suoi vicini, inoltre, riferivano di una insolita quanto altrettanto macabra ossessione di Jim per la morte. Infatti visitava regolarmente un produttore di bare di Lynn, ma soprattutto era solito inscenare finti funerali per animali investiti che lui raccoglieva per strada morenti, oppure che lui stesso uccideva per poter inscenare appunto il funerale. James inoltre affermava di essere guidato dall'angelo della morte e di avere dunque capacità straordinarie. Ad esempio, diceva di saper volare e ne era talmente convinto al punto che un giorno saltò dal tetto di un edificio per mostrarlo, finendo ovviamente soltanto per rompersi poi un braccio. Spesso, inoltre, era anche sorpreso a rubare nei negozi di Lynn e aveva veramente la cattiva abitudine di imprecare costantemente, insultando vicini e passanti, anche durante semplici e banali occasioni comunicative, ad esempio un semplice saluto. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu poi fortemente, fatalmente attratto dalla figura di Adolf Hitler, affascinato dall'enorme seguito del Führer sul popolo tedesco, dai suoi carismatici discorsi pubblici in pompa magna e dal potere totalitario
profeti Hitler sulla vita e la morte dei suoi stessi concittadini. Egli dunque iniziò ad agire proprio come un dittatore sugli altri ragazzini, obbligandoli a giochi pericolosi e malmenando chi vi si opponesse. Inoltre frequentava sempre più spesso casa Kennedy, ne era praticamente affascinato e molto influenzato. Caso curioso, ma anche strano, fu che proprio di ritorno da un convegno religioso estivo a cui aveva partecipato appunto con i Kennedy a Richmond, spiegò a tutti i bambini del quartiere le fasi di accoppiamento e riproduzione umana, causando comprensibilmente shock e grande stupore. James dunque fu definitivamente emarginato e isolato dall'intera comunità di Lynn. La gente del posto ormai lo disprezzava e non vedeva di buon occhio che i propri figli avessero contatti con James. Iniziato il periodo scolastico, pur avendo degli ottimi voti per quanto riguarda appunto impegno ed apprendimento, risultarono però sin da subito molto evidenti difficoltà di socializzazione. A scuola portava con sé sempre la Bibbia, non rispondeva a chiunque gli parlasse per primo e conversava solo quando era lui ad iniziare una conversazione. Indossava abiti a forte richiamo clericale e rimproverava aspramente i coetanei che amavano ballare, fumare e bere birra. Spesso interrompeva allegri ritrovi giovanili per obbligare i suoi compagni a leggere la Bibbia con lui. Dopo il divorzio dai genitori, James si trasferì con la madre a Richmond e dopo aver conseguito con largo anticipo appunto il diploma alla Richmond High School, lavorò come inserviente al Reed Hospital di Richmond, dove molti colleghi lamentarono comportamenti inquietanti di James nei confronti di alcuni pazienti. Qui conobbe una giovane infermiera, Marceline Baldwin, ed iniziarono a frequentarsi per poi sposarsi qualche anno dopo. Ovviamente non fu un matrimonio felice, poiché James ricorreva a metodi di tormento davvero sadici per mettere alla prova la solidità emotiva della moglie. Ad esempio raccontandole che un amico, un familiare a lei caro, fosse deceduto improvvisamente, per poi ammettere che la storia fosse stata inventata. Dopo diversi e fallimentari tentativi di collaborare con le chiese metodiste e pentecostali locali come predicatore, egli fondò una nuova chiesa nel 1955, battezzata il Tempio dei Popoli a Indianapolis, che inizialmente aveva ben pochi membri e fedeli. L'aiuto più grande che gli portò veramente molti proseliti gli venne dato primariamente da William Branham, carismatico leader e predicatore religioso pentecostale del secondo dopoguerra, e successivamente da Padre Divine, un leader spirituale afroamericano. Entrambi gli permisero di partecipare con ruolo attivo alle loro convention e ritrovi, permettendo dunque a Jones di acquisire fama e notorietà. Il Tempio dei Popoli raggiunse cifre inimmaginabili di adepti. Ironia della sorte, il Tempio fu considerato un ministero cristiano esemplare. Sempre più convinto di avere poteri paranormali e sovrannaturali, di essere un profeta reincarnato e che la fine del mondo fosse vicina, Jones impose un controllo sempre più rigido sulle vite dei membri del Tempio e fu allora che iniziarono a circolare voci e accuse circa abusi presso le riunioni del Tempio, senza però mai all'epoca delle vere e proprie prove schiaccianti, quelle che invece appunto ci saranno in futuro. Jones intanto continuava la sua scalata alla notorietà, era sempre più presente presso programmi televisivi e radiofonici e i numerosi servizi alla persona che appunto offriva il tempio per aiutare poveri e afroamericani gli fruttò molto denaro. E le sue idee integrazioniste tra bianchi e afroamericani
Idee che peraltro crebbero in lui sin dall'infanzia, dopo aver in particolar modo assistito ad alcuni atteggiamenti di grave razzismo del padre, che era appunto membro del Ku Klux Klan, lo portarono appunto a ricevere minacce e intimidazioni da parte dei suprematisti bianchi. Ebbene, tutte queste minacce non lo spaventarono affatto, anzi contribuirono ad accrescere la sua popolarità e fama, dando vita ad una congregazione sempre più numerosa e regalandogli di fronte al mondo un'immagine di combattente coraggioso e giusto per i diritti umani, quegli stessi diritti che lui poi calpesterà. Certamente dunque intento nel volersi rapportare all'opinione pubblica come un santo dalla moralità impeccabile, Jones nel frattempo collezionò molte relazioni extraconiugali con diverse collaboratrici del Tempio, dalle quali ebbe anche alcuni figli. Ma ebbe anche modo di avere molte frequentazioni più o meno durature con alcuni collaboratori del Tempio, frequentazioni che ovviamente lui stesso cercò di nascondere in ogni modo. Comunque turbato dalle crescenti accuse circa comportamenti licenziosi nel Tempio, Jones avvisò la sua congregazione di aver avuto una visione, ossia un imminente attacco nucleare avrebbe devastato la città di Indianapolis. La moglie ebbe infatti a confidare ad alcuni amici e parenti che il marito stava diventando sempre più sospettoso e paranoico. Jones cercò dunque un luogo più sicuro dove trasferire il tempio e lo trovò a Redwood Valley, dove trasferì l'intera congregazione nel 1965. In California iniziò a far uso di droghe, la sua paranoia crebbe e i suoi comportamenti divennero sempre più espliciti, irrispettosi e irriverenti. Iniziò infatti a deridere il cristianesimo e a rifiutare la Bibbia, che chiamava idolo di carta, sostenendo di essere lui stesso Dio, di essere il nuovo Messia, creando addirittura una sua formula battesimale e accusando l'America capitalista di essere una Babilonia destinata a soccombere in una imminente guerra nucleare apocalittica. Affermava inoltre di essere certo di avere prove che i suprematisti bianchi avrebbero prima o poi rinchiuso tutti gli afroamericani nei campi di concentramento, quei campi che poi lui stesso creerà a Jonestown, al culmine del suo folle sadismo. Ebbene, questo suo modo di rapportarsi ai suoi seguaci è facilmente identificabile, ossia Jones usava la paura per controllare e manipolare i membri del Tempio. Era persino arrivato a profetizzare che gravi lesioni o addirittura morte sarebbero sopraggiunte a chi non avesse seguito i suoi dettami. Controllava tutti gli aspetti della vita dei suoi seguaci, che addirittura arrivarono a consegnare tutti i loro beni alla chiesa del Tempio. Egli decideva se e con chi i membri potessero sposarsi e avere rapporti. Obbligò alcune donne addirittura ad abortire ed ovviamente pretese per sé favori di varia natura dalle donne e dagli uomini della congregazione. Avviò persino una piccola attività agricola in cui pretese che tutti i membri lavorassero, membri che venivano puniti ad esempio con orari di lavoro sfiancanti, oltre a violenza fisica, nel caso in cui non si attenessero alle sue regole. La congregazione del Tempio, che ormai aveva raggiunto un ottimo patrimonio sociale, aprì molte altre filiali a San Fernando, a San Francisco e a Los Angeles. L'intera comunità del Tempio contava oltre 3.000 membri, con oltre 36.000 abbonati alla raccolta fondi. Jones decise dunque di trasferire la sede principale del Tempio nella più moderna e popolata San Francisco.
Qui ebbe contatti con molti personaggi politici di spicco, tra cui il futuro sindaco di San Francisco, George Moscone, l'allora deputato Willie Brown, il noto politico, militante e attivista Harvey Milk, il candidato vicepresidente Walter Mondale e la First Lady Rosalind Carter. Anche a San Francisco, però, il tempio fu raggiunto da critiche e accuse, in particolar modo attorno agli anni 70, ed in riferimento alle miracolose guarigioni dal cancro, di cui Jones diceva di essere eccellente fautore. Grazie infatti alle rivelazioni che alcuni ex membri fecero ad alcuni giornalisti e cronisti dell'epoca, si scoprì che, ad esempio, aveva inscenato una finta guarigione facendo vomitare ad un adepto il tumore che in realtà era un ventriglio di pollo. Ad Irene Mason, ex membro del tempio, fu somministrata, ovviamente a sua insaputa, della droga, a seguito, ovviamente, della quale somministrazione la donna svenne. Ebbene, quando riprese conoscenza, si ritrovò con un braccio ingessato e le fu detto dai complici di Jones che a seguito dello svenimento e relativa caduta aveva appunto rimediato una brutta frattura al braccio. Dopo qualche giorno, Jones ordinò che le fosse tolto il gesso, mostrando dunque dinanzi a tutti di averla miracolosamente guarita. Le indagini proseguirono, da parte ovviamente di ex membri e giornalisti, e vennero smascherate altre guarigioni simulate, violenze, percosse e nuovamente abusi, in particolar modo su membri maschi del tempio. Le prove ben documentate furono consegnate alle autorità, che però stranamente se ne disinteressarono. Nel 1973 Jones fu addirittura arrestato per condotta oscena, per aver avuto atteggiamenti piuttosto espliciti nel bagno di un cinema dinanzi ad un agente di polizia sotto copertura. Inspiegabilmente l'accusa fu archiviata, il fascicolo del tribunale secretato e i verbali dell'arresto distrutti. A questo punto però Jones comprese che fosse necessaria la fuga e nel 1974 tutta la congregazione si trasferì in Guyana, uno stato del Sud America caratterizzato da fitte foreste pluviali. Qui Jones vi acquistò terreni abitabili per costruirvi dormitori per i coloni, ma anche terreni agricoli per permettere ai membri del tempio di lavorarvi e sostentarsi. Questa comunità, che contava oltre 1100 persone, fu chiamata Jonestown. Era composta per il 68% da afroamericani, ma in particolar modo da anziani, donne e bambini. Per i coloni, Jonestown rappresentò inizialmente una sorta di paradiso per i più puri e un rifugio per i disagiati. Grazie alle testimonianze dei membri fuggiti da Jonestown e alle numerosissime prove ottenute dopo il massacro di Jonestown, ad oggi sappiamo che Jonestown non fu un paradiso, bensì teatro di crimini, di efferata brutalità e crudeltà, di abusi emotivi e fisici di ogni natura e genere. Tra le pessime condizioni di vita dei coloni a Jonestown vi era l'essere denutriti deliberatamente, coloni che erano trattenuti con la forza, ossia una volta entrati non vi si poteva più uscire, se non con una eventuale fuga. E mentre i coloni morivano di fame, Jones aveva personali e copiose scorte di cibo. I coloni erano costretti a lavorare i campi per oltre 12 ore al giorno, con soltanto un'ora di pausa per il pranzo. E dopo tanto lavoro dovevano presenziare obbligatoriamente ad attività quotidiane scelte e decise dallo stesso Jones. Egli inoltre pretendeva che i membri maschi della comunità
avessero rapporti fisici e liaison unicamente fra loro, lasciando le donne ad un suo appannaggio personale. Controllo mentale e coercizione erano dunque i due strumenti attraverso cui Jones e i membri capo del suo staff assoggettavano brutalmente e vergognosamente altri esseri umani ai loro capricci, desideri e follia. Nel frattempo i familiari dei coloni in Guyana, preoccupati poiché ai loro cari non era evidentemente più permesso tornare negli Stati Uniti, iniziarono a far sentire la loro voce, lamentele che arrivarono alle orecchie del deputato Leo Ryan, che pagherà a caro prezzo la sua umanità e senso di giustizia. Jones, dal canto suo, per timore di essere arrestato e braccato dalle autorità, era solito organizzare esercitazioni armate improvvisate per testare la prontezza in caso di attacco dei suoi coloni. In piena notte, al grido d'altoparlante di allerta, obbligava i membri della comunità a brandire armi contro un falso nemico. Jones infatti chiedeva alle sue guardie personali e conniventi, nascoste nella foresta, di sparare contro le abitazioni dei coloni, fingendo dunque un attacco e costringendoli a rispondere per difendersi. Soltanto ad esercitazione finita, egli rivelava ai propri coloni, ormai terrorizzati, che era soltanto un banalissimo test. A queste esercitazioni notturne venne dato il nome di notti bianche, e fu proprio durante una di queste notti bianche che convinse i suoi seguaci che la CIA li volesse distruggere e che quindi avrebbero dovuto accettare il suicidio come mezzo per sfuggire alla cattura e per vivere poi tutti felicemente insieme nell'aldilà. Jones inoltre installò altoparlanti in tutta Johnstown, in modo che le sue parole, i suoi convincimenti, i suoi sermoni potessero risuonare costantemente, giorno dopo giorno, ora dopo ora, in un folle loop continuo e massacrante nelle menti degli adepti. Le ore di sonno dunque venivano ridotte drasticamente, poiché la privazione delle ore di riposo è da sempre un efficace e sadico metodo di controllo. Troppo stanchi e indeboliti, infatti, non ci si può ribellare, poiché non razionalmente lucidi. Le punizioni erano inoltre disumane, ossia, ad esempio, alcuni membri fuggiti raccontano di coloni rinchiusi per giorni in bare fittizie, a diversi metri sottoterra, per aver anche semplicemente disobbedito. E fu così che nel novembre del 1978 il deputato Leo Ryan guidò una commissione conoscitiva a Johnstown per indagare sulle accuse di violazione dei diritti umani. La sua delegazione includeva se stesso, parenti dei membri del tempio preoccupati per i loro cari, una troupe televisiva della NBC e giornalisti di varie testate. Jones li ospitò dapprima con un sontuoso ricevimento e questa falsa accondiscendenza proseguì piuttosto bene, sino a quando però alcuni membri del tempio diedero biglietti sotto banco ad un reporter della NBC in cui chiedevano aiuto al deputato Ryan per fuggire dall'insediamento. Il reporter consegnò a Ryan i bigliettini ricevuti dai membri fuggiaschi e nel tentativo di aiutare queste persone ad allontanarsi definitivamente da Johnstown, pretese dinanzi a Jones che questi ormai ex membri del tempio tornassero con loro negli Stati Uniti. Lì per lì Jones non si oppose,
Ma quando il deputato Ryan, la sua delegazione e i membri considerati traditori ormai del tempio lasciarono Johnstown, egli diede un ordine ben preciso alle sue guardie armate: ucciderli tutti. E dunque, quando Ryan e i suoi arrivarono all'aeroporto di Port Kaituma ed erano in procinto di salire sull'aereo e quindi quasi salvi, furono raggiunti da una raffica di colpi. I primi a perdere la vita furono proprio il deputato Leo Ryan ed altri 4 membri della delegazione. Successivamente furono colpiti a morte anche molti dei cosiddetti membri disertori. Il cameraman della NBC, Bob Brown, riuscì a registrare i primi momenti della sparatoria, poco prima di cadere anch'egli sotto colpi di fucile. I sopravvissuti, spaventati, ma comunque ancora eroicamente lucidi, per sfuggire a quella raffica terribile di proiettili, iniziarono a correre. Si allontanarono velocemente dall'aereo e dalla pista di volo e fuggirono senza mai guardarsi indietro nella giungla. Questi eroici sopravvissuti furono la tutt'oggi deputata democratica Jackie Spear, un produttore della NBC ed un ingegnere del suono della NBC, un reporter del Chronicle, Tim Reiterman, reporter dell'Examiner, che descriverà perfettamente Johnstown e il massacro di Johnstown nel suo bellissimo e dettagliato libro Raven, The Untold Story of Jim Jones and His People, un reporter del Washington Post ed alcuni disertori del Tempio. Quello stesso giorno, il 18 novembre del 1978, Jones ricevette la notizia che le sue guardie non erano riuscite ad uccidere tutti i membri della delegazione di Ryan. E dunque, ormai conscio che i sopravvissuti avrebbero denunciato tutto alle autorità statunitensi, convocò l'intera comunità al padiglione centrale e proclamò il suicidio rivoluzionario. Jones registrò l'intero macabro rituale su un nastro audio. Nella registrazione si sentono molteplici voci e diverse reazioni, c'è chi applaude, ma c'è anche chi urla, chi piange e bambini impauriti. Ai membri fu consegnata una bevanda, una sorta di mix tra Flavor Aid e cianuro. Il Flavor Aid è una bevanda tuttora in commercio, analcolica e non gassata, venduta in dosi concentrate in polvere in piccole bustine colorate. Chiunque si rifiutasse di bere il tremendo mix tra cianuro e Flavor Aid veniva immobilizzato con la forza e avvelenato con una iniezione. Jones ordinò che fossero per primi avvelenati tutti i bambini. Secondo Tim Carter, uno dei sopravvissuti, Jones fece servire i toast al formaggio del pranzo precedente con una massiccia dose di sedativi in modo da rendere più mansueti gli adepti. Carter infatti ricorda di aver visto molti dei coloni ascoltare le parole di Jones e bere il cianuro quasi in una sorta di stato di trance. Non sembravano particolarmente coscienti. Ebbene, questo terribile omicidio-suicidio di massa provocò la morte di oltre 910 persone, tra cui 280 bambini. Soltanto 85 persone sopravvissero all'avvelenamento. Alcuni riuscirono a scappare nella giungla, inseguiti comunque dalle guardie armate di Jones. Molti altri si nascosero all'interno di fossati, altri si nascosero nei dormitori, sotto ai letti o tra i materassi. Jones fu rinvenuto morto sul palco del padiglione centrale, appoggiato ad un cuscino, sulla sua amata sedia a sdraio con un proiettile in testa. L'autopsia confermò il suicidio, anche se i figli sostennero sin da subito che Jones abbia ordinato
ad uno dei suoi di sparargli. Il corpo di Jones fu cremato e i suoi resti furono sparsi nell'Atlantico. L'esercito guyanese fu il primo a trovare i corpi a Johnstown e quello statunitense organizzò un ponte aereo per riportare le salme negli Stati Uniti. L'FBI recuperò in seguito la registrazione audio di circa 45 minuti dell'avvelenamento di massa al padiglione centrale, registrazione nota come The Death Tape. Ciò che vi ho appena raccontato è stata la più grande perdita di vite umane civili americane dovuta ad un atto deliberato sino agli attacchi dell'11 settembre. Volutamente ho infatti evitato di citare le farneticanti e discontinue e costantemente contraddittorie adesioni di Jones a svariate correnti e movimenti politici. Egli passò dall'essere strenuo ammiratore della Germania nazista al venerare Russia e Cuba, facendosene addirittura portavoce divino. Jones non era né di destra né di sinistra, né repubblicano né democratico, né socialista né comunista. Era soltanto un folle che attingeva dalle difficoltà delle minoranze materia prima per soddisfare il suo sadismo ed i suoi luridi bisogni psicofisici. Jones non era né un politico, né tantomeno un attivista e né tantomeno un uomo di religione e fede. Era soltanto uno psicopatico che manipolava, grazie ad una ottima dialettica, deboli e disperati, al fine puramente egoistico di trarne vantaggi personali di ogni natura e genere. Egli pretendeva il controllo assoluto sulla vita degli altri, poiché per Jones gli altri non erano esseri umani, ma solo pedine da assoggettare alle sue sporche fantasie e alla sua follia. A conferma delle mie convinzioni ed analisi, giunge lo psichiatra forense, il dottor Michael Stone, che nel suo bellissimo libro L'anatomia del male classificò Jones alla 22esima categoria, ossia quella dei torturatori, psicopatici e assassini. Gli eventi del 18 novembre del 1978 in Guyana presso il Tempio dei Popoli divennero tristemente noti come il massacro di Johnstown.